Ciao e benvenuto, nel video di oggi vedremo come dare i superpoteri a ChatGPT, subito dopo la sigla. A pochi mesi dal rilascio, ChatGPT, fondamentale, straordinaria intelligenza artificiale creata da OpenAI, ha già stravolto la vita quotidiana, lavorativa e non soltanto di molti di noi. Come saprai, ne abbiamo parlato spesso anche qui sul canale, grazie a questa intelligenza artificiale possiamo semplificare una serie di compiti che precedentemente avremmo dovuto svolgere in prima persona, o in questo caso possiamo invece farli realizzare all'intelligenza artificiale risparmiando tempo e ottimizzando il nostro lavoro o il nostro flusso anche quotidiano, perché ci possiamo fare davvero di tutto con ChatGPT. La condizione però fondamentale per ottenere degli ottimi risultati grazie all'intelligenza artificiale è utilizzare dei prompt, quindi dei comandi corretti, perché se noi diamo un prompt molto generico, non lo so, ChatGPT, scrivi 5 idee per dei post sull'intelligenza artificiale, lui ci risponderà in modo altrettanto generico, dei post sicuramente a fuoco, per quanto ogni tanto possa anche sbagliare determinate risposte o dare risposte non propriamente corrette, però diciamo in linea di massima ti risponderà con dei post a fuoco sull'argomento che gli hai dato, ma un po' semplici, banali, diciamo che probabilmente difficilmente riuscirebbero a scalare la classifica ranking di visualizzazioni di Google e quindi posizionarsi in cima. Per ovviare a questo problema abbiamo sostanzialmente più soluzioni. Una è studiare approfonditamente il sistema per dargli dei prompt il più possibile precisi, chiari, che gli consentano di generare un risultato migliore rispetto a quello che farebbe in versione base. La seconda opzione è acquistare una delle tante guide con dei prompt già scritti da altri che si trovano in rete, e spesso e volentieri questi corsi, tra virgolette, di utilizzo di ChatGPT sono anche piuttosto costosi. La terza alternativa, che è quella che ti propongo in questo video, è totalmente gratuita ed è un'estensione per il browser che utilizzi normalmente per navigare il web, che sia Google Chrome, per cui è stata pensata, o anche Microsoft Edge, che è appunto il browser di casa Microsoft, che ha anche tutta un'altra serie di altri vantaggi legati a ChatGPT, nella versione 4 addirittura, che ti ho spiegato in un video che puoi trovare qui sopra e qui sotto nella descrizione. Però tornando a noi, parliamo di questa estensione gratuita che realmente dà i superpoteri o in qualche modo un boost, un rinforzo al tuo ChatGPT. Allora, io sono solito mantenere le promesse. Ti ho promesso che metteremo il turbo, un boost a ChatGPT e lo facciamo grazie a un'estensione che è quella che vedi lì, AIPRM ChatGPT Prompts. Arriviamo al punto. Prima però mi forco gli occhiali così magari riesco anche a vedere meglio lo schermo e ti spiego tutto. Di fatto questa è una fantastica estensione per Chrome, ma non soltanto, quindi se come nel mio caso utilizzi Edge di Microsoft non ti disperare, funziona anche lì, che permette appunto di potenziare ChatGPT nella versione base, perché per ottenere i migliori risultati da ChatGPT è fondamentale dargli i prompt corretti, quindi le indicazioni più precise, più corrette possibili. Lo puoi fare anche da solo, in italiano o in inglese o in qualunque altra lingua. Però questa estensione ci aiuta moltissimo perché ha già dei prompt preimpostati a seconda di ciò che ci serve e quindi ci consente di sviluppare molto più rapidamente e meglio il nostro lavoro, ma adesso te la mostro più nel dettaglio. Fammi prima spiegare però che è vero che è un'estensione per Google Chrome, ma funziona bene anche su Edge, che è il browser di Microsoft che sto utilizzando io in questo momento, perché Edge comunque è sviluppato su Chromium, che è il sistema alla base di Chrome appunto. Di conseguenza tutte le estensioni che utilizzi su Chrome le puoi usare anche qui. Andiamo al punto, andiamo a cercarci l'estensione, quindi dobbiamo andare a cercare su Google, su Bing, dove vuoi tu, la pagina di AIPRM for ChatGPT, che è questa, è un'estensione, e in questo caso a me dice di rimuoverla eventualmente da Google Chrome perché l'ho già installata, però tu qui troverai installa, la installi, è molto semplice, non c'è alcuna difficoltà, fa tutto in automatico. Una volta fatto questo sei pronto per partire. C'è da dire che ultimamente i produttori di questa estensione hanno fatto una versione premium con delle funzioni ulteriori che è a pagamento, non ti serve, nel senso che salvo che tu non ne faccia un uso davvero professionale, questa gratuita, che rimarrà gratuita, va più che bene. Quindi una volta che l'hai installata non devi fare altro che tornare sul tuo ChatGPT e ti troverai questa schermata
con i public prompts e own prompts. I public sono già dei prompt preimpostati che potrai utilizzare a brevissimo, ti spiego subito come. Own prompts sono quelli che puoi creare tu, quindi per argomento, per attività, classificarli per tipologia, fare una ricerca e aggiungere un template appunto che ti puoi creare. Se non hai tempo o voglia, non sei capace a crearli, non è assolutamente un problema, ce ne sono un'infinità di pubblici che sono quelli che vedi qui. Andiamo a vedere nel dettaglio, sono tutti scritti in inglese. Se hai difficoltà con l'inglese vedremo fra poco come fare, è molto semplice, però fammi prima spiegare per sommi capi come è strutturato. Allora, topic, se ci clicco troverò le varie tipologie di topic che sono state sviluppate, quindi copywriting, lo sviluppo, la generazione di intelligenza artificiale, il marketing, sistemi operativi, produttività, SEO, applicazioni software, engineering software, insure, eccetera. Attività accounting, backend development, call to action, cancel, configuration management, poi tutti gli altri che puoi leggere tu stesso, anche DALL-E, utilizzo quindi con DALL-E o con Midjourney, nel senso di generare dei prompt specifici per Midjourney o per DALL-E, eccetera, eccetera, eccetera. Sono veramente un'infinità, a seconda della necessità di ciò che ti serve. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Top votes, top view o gli ultimi aggiornamenti, quindi per la classificazione o fare la ricerca se sai che tipo di prompt ti serve o l'argomento per cui vuoi utilizzarlo, ma ora lo vedremo meglio. Qui quindi puoi cercare su tutti oppure per specifici settori. Diciamo che vogliamo operare in ambito SEO, quindi di classificazione sui motori di ricerca, su Google in primis, e lui già qui riduce i possibili prompt da 2039 che sono in totalità a, se andiamo sull'ambito SEO, a 470. È già un bel taglio. La tipologia, quindi vedi che è cambiata l'attività perché è specifica per il SEO. Ideazione, keywords, link building, marketing, production, productors, products, eccetera, eccetera, eccetera. Writing anche naturalmente. Possiamo lasciare all così fare una ricerca più vasta. Top votes, quindi i voti più alti, top view, le visualizzazioni e gli ultimi aggiornamenti. Torniamo su top votes e inseriamo ad esempio Facebook. Noi vogliamo dei prompt specifici che possano aiutarci a migliorare la nostra classificazione SEO per quanto concerne Facebook. E ce li dà appunto elencati qui. Ok, prima di proseguire con il video voglio chiederti però un piccolissimo aiuto per la crescita di questo canale. Come sai, YouTube tiene in grandissima considerazione determinati aspetti, quali ad esempio i like, i commenti, le iscrizioni al canale, quindi ti chiedo se vuoi entrare a far parte della nostra community, supportarci, aiutarci a fare sempre meglio, per l'appunto questo, di dare un like a questo video al termine del video nel caso ti sia piaciuto, di condividere questo video con quante più persone per far conoscere anche a loro questa eccezionale estensione per i browser più utilizzati e naturalmente iscriverti al canale attivando la campanellina delle notifiche per sapere sempre in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo contenuto relativo anche all'intelligenza artificiale, ma non soltanto. Qui si parla di tecnologia in senso lato, di fintech e di crescita personale. Io ti ringrazio fin d'ora se vorrai fare ciò che ti ho chiesto e ciò detto torniamo all'estensione di cui stavamo parlando. All-in-one social post, Height CRT Social Post Generator, Facebook ADS Primary Text, Headline, Description, eccetera. In questo caso sono solo 3 perché è molto specifico quello che gli ho chiesto. Vediamo il primo, che dice che è la perfetta soluzione per i social media. Praticamente un all-in-one che può rendere molto più semplice realizzare post per multiple piattaforme, comprese Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Ti basterà, se ti interessa provare questo, cliccarci, ok, e qui ti dirà cosa devi fare, ovvero enter your content per avere degli post meravigliosi, fantastici, incredibili. Allora, diciamo che l'argomento è ChatGPT, fantasia proprio scatenata oggi. Anche qui naturalmente hai una serie di opzioni, l'output in lingua inglese piuttosto che in una delle altre tantissime lingue contemplate dal sistema. Puoi fare anche direttamente in italiano, ma io ti consiglio comunque di farglielo fare in inglese.
rende di più. Lo potrai poi tranquillamente tradurre dopo con un altro sistema che ti andrò a mostrare. Il tono che devi utilizzare, quindi quello di default, oppure ne ha veramente un'infinità, che puoi leggere qui, davvero tanti, e lo stile di scrittura. Ok? Diciamo che io voglio scrivere di ChatGPT in lingua inglese con il tono di default, poi ti farò vedere come cambia modificandolo. Gli do semplicemente invio. Io sono stato volutamente molto vago perché volevo appunto vedere cosa ci avrebbe tirato fuori. E lui ha fatto questa introduzione sulla stanchezza, lo stress della quotidianità e i sistemi per ridurre appunto la stanchezza. E ha creato dei post specifici multipiattaforma, quindi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, eccetera, eccetera. Poi naturalmente te li puoi adattare come meglio credi. Tu però non sai che fartene di un post in inglese perché tu vivi in Italia, scrivi in italiano, eccetera. Te lo puoi tradurre per i fatti tuoi. Puoi farlo tradurre a ChatGPT medesimo, che lo può fare tranquillamente, oppure lo puoi far tradurre da un'infinità di traduttori online, compreso l'onnipresente Google Translate, che però non è assolutamente il migliore. Io ti consiglio quindi eventualmente di copia e incollarti il testo che vuoi andare a tradurre, copiartelo e andare a importartelo su DPL Translate, che è probabilmente il miglior traduttore online esistente al mondo in questo momento. È disponibile anche in una versione Pro, che puoi vedere qui, il piano appunto da Starter, Advanced e Ultimate con costi differenti al mese, ma già nella versione gratuita, quella base, basta e avanza per le esigenze che puoi avere nella quotidianità. Se poi ti trovi bene, ti può servire per lavoro, eccetera, valuterai almeno la versione starter, che comunque puoi utilizzare 30 giorni gratis, annullando quando vuoi, e una serie di funzioni in più. Ma detto questo, torniamo alla versione base, che è quella gratuita. Chiaramente ti lascio poi tutti i link qui sotto in descrizione, quindi non ti preoccupare, non ti perdi nulla. Rileva in automatico la lingua, però volendo gli posso già dire io che è in lingua inglese, ma tanto lo rileverà lui, quindi copio e incollo e me lo traduce in italiano. Trovate la pace interiore incorporando la mindfulness nella vostra routine quotidiana. Praticate la mindfulness e sperimentate nei benefici. Se io però torno qui e gli dico, naturalmente lo voglio in inglese, ma lo voglio con un altro tono, lo voglio con un tono umoristico, è una tipologia di scrittura, andiamo a vedere creativa, vediamo cosa ci tira fuori. Basta cliccare su continuo o di nuovo sulla freccettina, ma andiamo di continue. Adesso non sto a fargliele scrivere tutte perché facciamo notte, lo stoppo subito. Andiamo solo a ricopiarci con DeepL il testo che abbiamo visto e lo incolliamo qui. Non lasciare che lo stress domini la vostra vita, la tua vita, questo lo possiamo cambiare. Mettete in pratica la mindfulness e godete i benefici della pace interiore. Vi garantiamo che è un modo migliore di vivere rispetto a quello di dedicarsi allo yoga per evitare un capo stressante. E qui ho voluto cercare di essere ironico. Diciamo non gli è venuta proprio benissimo, però è un computer, non possiamo pretendere miracoli. Vedremo poi su altre cose che può fare meglio. Se vogliamo modificare ulteriormente, in questo caso non c'è molto a modificare perché è già breve così, però possiamo andare qui e chiedergli di essere più chiaro, esemplificativo, sviluppare ulteriormente il testo, spiegarlo meglio, riscriverlo o accorciarlo. Se lo vogliamo ulteriormente accorciare, eccolo qui. E l'ho accorciato. Allora, ti faccio vedere. Poi magari dedichiamo ancora un secondo, aiuto, ce lo posso fare, dedichiamo ancora un secondo, dicevo, a DeepL perché ha un'altra funzione interessante che ti volevo mostrare, ma andiamo a tradurlo. Stressati, la mindfulness può aiutare a trovare la pace interiore e rendere la vita un po' meno folle. Non servono pantaloni di yoga o strani mantra, basta chiudere gli occhi e respirare. Anche in questo caso ho voluto essere più o meno ironico. Cambiamo tono, noi vogliamo un tono pessimistico, che è la cosa più sbagliata per quello che vogliamo fare, perché se vogliamo promuovere il concetto di mindfulness lo affrontiamo in tono pessimistico, facciamo l'esatto opposto, ma diciamo che vogliamo giocare, provarci con tono persuasivo, con lo stile persuasivo, e gli diamo continua.
Come prima lo stoppo semplicemente perché altrimenti facciamo veramente notte, e andiamo a vedere un attimo soltanto la traduzione del primo. Stressati? Unisciti al club. Sembra che il mondo cospiri costantemente contro di noi, ma è per questo che la mindfulness è più importante che mai. Con la mindfulness è possibile trovare la pace interiore anche in mezzo al caos. Non lasciatevi abbattere dal mondo, prendete controllo con la mindfulness. Ok, quindi ho utilizzato in chiave positiva un tono pessimistico di partenza, però è stato persuasivo in effetti. Ho un po' paura a chiedergli il tono umoristico e creativo, però voglio provarci. Vediamo che succede. Mi stoppo sempre dopo alla creazione del post per Facebook perché è inutile vederli tutti, mi serve soltanto per renderti l'idea di quello che ci puoi fare e utilizzando al massimo la fantasia puoi fare davvero moltissimo. Vi sentite stressati? Non preoccupatevi, non siete soli, è come se l'universo stesse giocando una partita gigantesca, vediamo quanto riusciamo a tirargli addosso. Ma ehi, la mindfulness è come avere un cheat code, potete trovare la pace interiore e battere la partita. In questo caso sarebbe più vincere la partita, ma lo puoi modificare. Mindfulness Matters, Stress Management e Mental Wellness. Ok, mi dirai Gabriele, è tutto fantastico, tutto bellissimo, io però voglio fare altre ricerche, come faccio? Perché sono ancorato, vincolato a questa schermata. Non esattamente, ti basta andare sul cestino, Rubbery, spazzatura, sul cestino, ti compariranno le due opzioni, quindi di cancellare l'opzione o dare l'ok a quello che gli hai appena chiesto di cancellare, e cancellando lui tornerà praticamente a dove era prima, prompt iniziale. Adesso usciamo dall'ambito SEO, diciamo che vogliamo vedere all, quindi su tutto quello che concerne Facebook oppure Instagram, YouTube. Siamo su YouTube, mettiamo YouTube. Avremo 75 prompts possibili, sono classificati per il numero di voto, per il ranking. Io naturalmente mi sento di consigliarti caldamente di provare prima quelli con il voto più alto, perché evidentemente sono quelli migliori. Magari poi ce n'è uno fantastico che è stato appena immesso che troverai sul fondo, però ti richiederà più tempo a cercarlo. Se vai sui primi sei sicuro di trovare già dei prompt di qualità. Prendiamo proprio il primo, che crea ovviamente gli script per YouTube. Vediamo. Quindi crea titolo, scene e l'intero script. Ok, anche in questo caso meglio scrivere in inglese, il tono lo possiamo variare, torniamo su quello di default. How to change a tire, exploring the Himalaya mountains, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, how to change a tire, proviamo a mettere quello. Come cambiare una gomma. In inglese con tono di default, eccetera, eccetera. Ecco qui. Ora, come cambiare una gomma credo che bene o male lo sappiamo fare tutti. Però questo era soltanto un esempio, ci spiega per l'appunto come sostituire una gomma e ci scriverà tutto lo script. Io ora lo interrompo perché era soltanto un esempio. Stop generating, vediamo i primi passaggi. Quindi il titolo, come cambiare una gomma, passo passo, guida passo passo per principianti. Introduzione, il saluto ovviamente. E lo step 1, lo step 2, eccetera. Prendiamo i primi 3 step perché poi voglio provare a farglielo scrivere con un altro tono, vediamo un po'. Allora, andiamo come sempre a prendere, perché noi lo vogliamo in italiano, ci andiamo su il nostro DeepL, eccoci qua. Ciao a tutti, benvenuti, bla bla bla, non avete mai cambiato lo pneumatico, questo video fa per voi. Allora, trovare un luogo sicuro per cambiare lo pneumatico, raccogliere gli strumenti e le attrezzature necessarie, allentare i dadi dell'occhiello, sostanzialmente le fasi effettivamente necessarie per cambiare un pneumatico. Se però noi vogliamo cambiare, vogliamo dare un tono differente, tanto la voce mi sta abbandonando, ti chiedo scusa, ma vogliamo dare un tono più sarcastico, con una scrittura più creativa, possiamo dargli continua, e lui cambierà totalmente lo stile. Eccoci qui, ora lo sta preparando, riparte dallo step 7 perché io l'ho interrotto, però insomma l'avessi lasciato terminare sarebbe ripartito dallo step 1 e avrebbe proseguito. Vediamo un po' che cosa ci va a creare, vediamo un attimo, ne vediamo un paio, va, arriviamo all'8. Ok, deep translate, inglese, eccoci qui. Oh, cambiare una gomma, che emozione, non vedo l'ora di sporcarmi le mani e di stare con i dadi delle ruote. Per vostra fortuna sono qui a guidarvi in questa emozionante avventura. Vedi che qui il tono vuole essere già più sarcastico.
Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, il sesto passo: prendete la ruota di scorta e iniziate a allinearla. Poi ovviamente ti dai vari passaggi. Ovviamente l'argomento non è che si presti a letture particolarmente sarcastiche, però ci ha provato, insomma, a interpretare la nostra richiesta. Vogliamo cambiare ancora? Vogliamo dargli un tono formale e espositivo? Continua e cambiare ulteriormente tono. Ok, andiamo a copiarcelo, andiamo a vedercelo su Deep Translate. E questa è una fase per l'appunto più formale, più fredda, forse non adatta sicuramente a uno script per YouTube, ma ci siamo capiti, insomma, la finalità era questa. Lo lasciamo terminare. Comunque, volendo, lui è stato piuttosto esaustivo nella scrittura, c'è scritto un testo molto lungo, lo vogliamo più breve, non c'è problema, shorten, e lui lo creerà più breve, partendo dal 10 in questo caso perché l'avevo interrotto. Ok, usciamo dalla gomma, non ci interessa più la gomma, vogliamo fare qualcosa di differente. Ad esempio andare a spiegare come fare un bel video. Make a great video for YouTube. In inglese, tono amichevole e è uno stile sarcastico. Vediamo un po' cosa tira fuori dal cilindro. Okay. All'unicorno mi fermerei. Vediamo un po' cosa ha creato. In una stanza scarsamente illuminata con una sola persona seduta davanti a una telecamera, questa sostanzialmente. Ehi là, amici appassionati di YouTube, oggi vi insegnerò come realizzare un grande video per YouTube, e da grande intendo qualcosa di bello da far piangere di gioia PewDiePie, che non ho più pallida idea di chi sia, ma va bene. Comprare una videocamera costosa, perché siamo onesti, come fare un grande video senza una telecamera da $3.000? Più è costosa e migliore sarà il video. È la scienza, gente, ovviamente è sarcastico. Così come è sarcastico nel chiedere di ignorare l'audio. Sono tutte cose che non vanno ovviamente fatte, nel senso non è necessaria per forza una telecamera iper costosa e l'audio ha un aspetto molto importante. Poi naturalmente nello sviluppo del video spiegherà che stiamo scherzando, eccetera eccetera. Se vogliamo cambiare completamente il tono, possiamo andare su un tono ottimistico e creativo. Lui proseguirà con questo tono, quindi modificherà il tono con cui stava scrivendo. Ok, stoppiamo qui, mettiamo subito. Tac. Era solo una battuta, questi non sono i passaggi per realizzare un video eccellente. Ricominciamo. Pianifica il contenuto. Prima ancora di pensare di prendere in mano una videocamera è necessario capire cosa vuoi creare. Vuoi fare uno sketch divertente, un tutorial, un vlog sulla tua giornata, eccetera eccetera. Investire in buona attrezzatura e tutto quello che ne consegue. Questi erano solo 2 esempi, ne potrei fare un'infinità perché le funzioni sono davvero tante. Ti ricordo, per uscire, perché altrimenti lui continuerà a lavorare in questo ambito specifico, su questa specifica richiesta, quindi della generazione di un video, devi andare sulla colonna di sinistra, selezionare il cestino e poi dargli l'ok, il segno di spunta, e lui cancellerà quello che gli avevo chiesto. Ora, io ho inserito YouTube, no? Come dicevo, possiamo farci qualsiasi cosa. Copywriting è un'altra degli aspetti molto importanti ed interessanti. Nel copywriting puoi scrivere un intero libro con un solo click, oppure appunto uno script creator per YouTube, scrivere il migliore articolo per venire posizionato numero 1 del ranking di Google, la riscrittura di un altro testo, di un altro articolo, in modo che sembri generato comunque da un umano, non da un'intelligenza artificiale, un articolo smart e dettagliato, riscrivere un contenuto, creare un post con un solo click, eccetera eccetera eccetera. Sono veramente centinaia di prompt possibili, quindi non hai che l'imbarazzo della scelta. E volendo, andando più nello specifico, appunto, topic, il copywriting, l'attività, una call to action piuttosto che un gioco o un parola chiave, occuparti di marketing, posizionamento, eccetera eccetera. Fare un sommario di qualche cosa, ad esempio una call to action, ok, mi darà questo come prima. Topic e keyword, diciamo che il mio topic e keyword è ChatGPT, in inglese con tono di default e stile di default, ok. E così mi scrive delle caption per i principali social network, in questo caso Instagram e lì sotto TikTok. Comunque andiamo a vedere, questa è quella di default.
Incontra ChatGPT, il tuo nuovo amico virtuale. Preparatevi un'esperienza sconvolgente che rivoluzionerà il vostro modo di pensare. Clicca nel link nella bio per unirti alla conversazione con tutti i suoi hashtag. O ancora, diciamo che tu ti voglia interessare alla AI, all'intelligenza artificiale generativa, quindi da lì Midjourney o Stable Diffusion. Diciamo che vuoi utilizzare Midjourney, avrai meno prompt pronti, ma alcuni molto interessanti, appunto qui, tipo questo Midjourney Prompt Generator, oppure questo che fa la stessa cosa per l'ultra dettagliato, versione 5, AI Photo Art, eccetera eccetera. Andiamo a vedere il primo. Basta semplicemente dargli la keyword su cui vogliamo lavorare e lo stile, naturalmente, sempre come al solito ChatGPT, inglese con tono di default e scrittura di default. Vediamo, andiamo a copiare tutto. Sono i prompt che io dovrò andare poi eventualmente appunto a inserire su Midjourney per ottenere l'immagine. Voilà. Un maestoso castello che domina una vasta valle verde con un cielo limpido, nuvole bianche sopra di esso, circondato da alti alberi, un fiume scintillante, eccetera eccetera. Perché gli piace il castello non si sa. Allora, cosa vogliamo fargli disegnare? Vogliamo fargli disegnare una scimmia, quindi monkey with on a big key, con una grande chiave. No, è venuta così. E lui sta creando i prompt da comunicare a Midjourney per realizzare appunto queste immagini. Adesso gli hanno dati un paio con il tono di default e lo stile di default. Adesso interrompo, andiamo a vedere solo un paio di questi. Copiamo e li andiamo a incollare. Una scimmia tiene in mano una grande chiave arrugginita come fosse un tesoro. La chiave presenta intricati intagli che ricordano viti e foglie. La scimmia indossa un giubbotto di pelle logoro, un sorriso malizioso sul volto. La scena è ambientata in una grotta buia e umida, bla bla bla. La scimmia è seduta su una panchina di legno con una grande chiave d'oro in grembo. La chiave è così grande che è alta quasi quanto la scimmia. La scimmia ha un'espressione seria sul volto, come se stesse custodendo la chiave a costo della vita. È già totalmente diverso rispetto all'impostazione precedente. E ancora, poi chiudo perché altrimenti veramente potremmo passarci la giornata qui a lavorarci, ma preferisco che tu lo vada a scoprire personalmente. Torniamo sul copywriting, andiamo a vedere ad esempio una call to action, quindi chiedere a qualcuno per l'appunto di fare qualche cosa di specifico, iscriversi al canale, seguirci, venirci a trovare in un negozio, nostro negozio ovviamente. Caption, hashtag, tag generator, quindi topic, keyword, topic potrebbe essere AI e la keyword chat GPT con un tono sarcastico e creativo. Ok, e ci sta scrivendo le caption per i vari tipi di social in cui vogliamo appunto promuovere questa nostra chat GPT. Vediamo un po' che finisca con gli hashtag, ovviamente tutto quello che ne consegue. Andiamo a vedere solo la prima caption per Instagram. Ok, eccoci qua, ancora un altro post su AI ChatGPT. Che emozione, non alzare ancora gli occhi al cielo perché abbiamo cose strabilianti da condividere con voi. Cliccate sul link in bio per scoprire il futuro di chatbot e non dimenticate di condividere i vostri pensieri nei commenti e quello che ne consegue, oppure con tono con tono pessimistico e nel contempo tecnico, quindi noiosissimo in sostanza. Vediamo cosa tira fuori. Ok, stoppiamo, altrimenti ce le mette tutte e facciamo notte. Andiamo a vedere. Un altro giorno, un altro post su AI ChatGPT come se ce ne fosse ancora bisogno. Ecco un po' di gergo tecnico per voi nel caso siate interessati. Cliccate sul link nella bio per conoscere gli ultimi progressi nei campi di chatbot, eccetera eccetera. Oppure congratulazioni, avete trovato un'altra bobina, traduzione letterale di Reel, sul AI ChatGPT come se non ce ne fossero abbastanza là fuori. Sedetevi e godetevi un po' di discorsi tecnici che solo pochi eletti capiranno, ecco.
ovviamente questo non avrebbe senso pubblicarlo, ma era per dimostrarti che questo generatore di prompt può generare dei prompt con toni molto differenti a seconda delle richieste che gli poniamo. Se noi vogliamo un tono, non so, amichevole e con stile conversazionale, come appunto parlassimo con un amico, cambierà ulteriormente la natura dei prompt che sta creando. Andiamo a vedere. Eccoci qui. Andiamo a vedere sempre i primi due, ormai diventa tradizione. Ciao a tutti appassionati di tecnologia, siete entusiasti di sapere di più sulla ChatGPT? Abbiamo delle cose interessanti da condividere con voi. Cliccate sul link nella bio per scoprire gli ultimi progressi nel campo del chatbot, eccetera. Oppure benvenuti al nostro reel su AI ChatGPT, preparatevi a conoscere l'affascinante mondo dei chatbot e dell'intelligenza artificiale, non dimenticare di premere il pulsante segui, eccetera. Comunque puoi veramente fare di tutto con questa estensione per Chrome Edge, quindi davvero ti puoi sbizzarrire, c'è un'infinità, sono veramente centinaia di possibili prompt che potrai andare a scoprire. In ultimo, ne prendo uno a caso, andiamo sulla scrittura. Ok? Per un articolo SEO, ad esempio, il keyword o titolo, how to use ChatGPT con tono amichevole, stile conversazionale. Andiamo. Ok, quindi mi crea un post completo sull'utilizzo di ChatGPT. Non glielo farò scrivere tutto perché non ci interessa vederlo ora, è soltanto un esempio, perché ti volevo mostrare che volendo non è strettamente necessario spostarci, copia e incollare su DeepL per riuscire ad avere una traduzione, perché come avrai notato ogni qualvolta io ho selezionato un testo mi compariva cerca con Bing e va bene, però al netto di questo quel bollino lì è un'estensione di DeepL, ovvero sempre andando a cercare sul negozio, nel negozio delle estensioni di Chrome, puoi anche trovare le estensioni di DeepL oppure scaricarle direttamente dal sito, naturalmente di DeepL, che ti rimanda al portale delle estensioni di Google Chrome, in modo da semplicemente andando qui sopra tradurlo senza dover uscire da questa finestra. Non l'ho fatto prima perché volevo prima illustrarti nel dettaglio come fare, però è molto semplice, ti risparmi un passaggio sostanzialmente. L'ho lasciato per ultimo perché voleva essere una specie di piccolo premio, un easter egg per chi è arrivato fino qui. Mi rendo conto è stato un percorso lungo, ma spero interessante. Sostanzialmente, quindi, come vedi, senza uscire dalla finestra di ChatGPT puoi interagirci semplicemente con questa estensione gratuita, ripeto, gratuita, per DeepL, e quindi avere la traduzione immediata lì, che puoi andare a verificare sul dizionario, puoi ascoltare in originale o tradotta, o puoi copiare negli appunti per l'utilizzo che ne devi fare. Benissimo, anche per questo video è tutto, siamo arrivati alla conclusione. Io ti ringrazio per avermi seguito fino qui e se lo hai fatto, evidentemente credo e spero che il video ti sia piaciuto, quindi ti invito a lasciare un like, ad iscriverti a questo canale attivando anche la campanellina delle notifiche per sapere sempre in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo contenuto e vederlo fra i primi, e naturalmente anche condividere questo video e commentarlo per aiutare il canale a crescere ulteriormente qui su YouTube. Grazie ancora e al prossimo video.